Ciao ragazzi, benvenuti in questo 21esimo video. È un video un po' strano perché sinceramente ieri io vivo in Spagna da 2 anni e mezzo e ieri è saltata, non so se avete ascoltato la notizia, è saltata la corrente e stavamo facendo da mangiare così all'1:30 più o meno, tutto si è spento, niente, non si poteva, non c'era più luce, non c'era più telefono, c'è stato pochissimo, un po' qualche notizia così del telefono e un po' cazzo mi ha ricordato il 2020, periodo in cui ti sentivi un po' impotente, dici sta succedendo qualcosa di strano e quindi questo ci deve fare comunque molto riflettere, credo. Ci deve fare molto riflettere anche su come è organizzata la nostra vita, spesso dipendiamo troppo da qualcosa, come per esempio magari io qua dove vivo io quasi tutto elettrico, quindi sai devi far da mangiare, hai il frigo che è elettrico, tutto a induzione, e magari devi non so, andare a pagare e hai la carta di credito. È un po' complicato quando succedono queste cose. È vero che non succedono spesso, però dopo il 2020 non do più nulla per scontato io. Non so te, scrivimelo qua sotto nei commenti tu cosa ne pensi, ma sai, un conto il tuo palazzo non ha luce, un conto tutto un intero paese come la Spagna non ha avuto luce per 10 ore, passa, perché insomma da noi è tornata alle 11:30 di sera e fa strano, fa veramente strano. Ribadisco, mi ha ricordato molto il 2020 come periodo e questo mi conferma che comunque devi sempre cercare di avere dei piani B, che sia vedi il lavoro, la vita, la salute, devi sempre comunque cercare di avere un piano B. Se tu ci pensi come nel lavoro, hai un lavoro, dipendi solo dal lavoro, succede quella cosa lì, uno pensa che non succede mai, però l'azienda per cui lavori chiude e perdi dall'oggi al domani il lavoro, magari hai 20 anni, 25 non succede niente, però ne hai 40, 50 anni, fai più fatica a rimetterti in gioco e quindi anche da questo punto di vista avere un piano B, qualcosa di salvataggio è sempre utile. Ieri per esempio qua era comunque festa, quindi c'erano tutti i supermercati chiusi, però c'era qualche piccolo supermercatino e poi parlando con altre persone, magari siamo andati al parchetto perché comunque c'è il pro e il contro di queste cose, non hai i soliti impegni lavorativi, quindi magari un po' vai a, come dicono qua, a disfruttare, vai comunque a stare più tempo con la famiglia. Io per esempio mi sono letto un libro intero che era un po' di mesi che ce l'avevo lì pronto da leggere, ma non avevo avuto l'occasione. E però dici, pensi, cavolo, c'era per esempio un supermercatino aperto, solo che potevi avere i contanti. Pensa che chi ormai invece non guarda oltre quello che c'è la normalità. Uno è abituato a pagare sempre con carte di credito e dice, vabbè, ho tutto ormai digitale. Io credo che le nuove generazioni oggi ci sia quasi qualcuno che non sappia neanche più come sono fatti i 50 euro proprio perché ormai fa tutto in modo digitale. E questo non va bene perché secondo me del contante devi sempre averlo, è sempre meglio, fidati, il futuro sarà ancora più incerto da un certo punto di vista, quindi comunque è vero che si sta tutto digitalizzando e i governi, i poteri, lasciamo stare, questi discorsi sono troppo lunghi, portano tutto verso il digitale, però tu rimani un po' allo vecchio stampo, tienti un po' di contanti, è sempre importante, fatti anche una scorta, a me ho pensato, io sempre cerco di prevenire, no? In generale nella salute, tutte queste situazioni, quindi cerco sempre di prevenire, però delle volte devi chiederti, sto prevenendo al 100%, perché sai, una giornata che c'è sempre l'incertezza, no? Dici, è saltata la corrente, dici, ok, quanto durerà, quando tornerà, non sai. Magari è una cosa che durava un'ora, invece sai, 10 ore non è tantissimo, non è neanche poco. Però se questa cosa qua ti dura per 2 o 3 settimane, un mese, 2 mesi, sei pronto? E quindi te le fai due domande. Cioè, sono pronto, per esempio, con abbastanza contanti se non posso pagare con, con la carta di credito o col telefono. Ho abbastanza cibo eventualmente se, sai, i trasporti fanno fatica, non arriva la merce nei supermercati, come fai? Tu hai qualcosa e delle volte questi eventi così ti fanno anche pensare a come prevenire e anche a un certo senso a essere grati, perché vedi, diamo tutto per scontato ormai, no? Abbiamo acqua a disposizione, abbiamo cibo anche troppo, in generale abbiamo troppo nella vita, e però non ce lo diamo per scontato, no? Ogni tanto fermarsi e dire wow, apro il rubinetto e ho acqua corrente, grazie.
grazie, sono grato per questo, perché ieri, ribadisco, da noi senza luce completamente ti cambia un po', e allora anche oggi accendere la luce, vai in bagno, non c'era la luce, oggi ce l'hai e dici wow, mi sento più fortunato, no? E tutte queste cose qua ne siamo grati quando le perdiamo. E invece questi momenti è da ricordarsi che ogni giorno stai bene, hai del cibo, hai un tetto dove stare, e hai dei figli, una famiglia, esserne grati di più, perché delle volte la vita cambia, può succedere un incidente piuttosto che cose oltre noi che non possiamo controllare, perché delle volte anche quello, il dubbio è quello, c'è una cosa che tu puoi controllare, allora se dici che la faccio bene o no, posso controllarlo, ma quando sono cose oltre te, cose molto più grandi di te e non hai il controllo, lì è più difficile. Quindi piccola riflessione di oggi, spero che in qualche modo ti possa essere stata d'aiuto, fammelo sapere qui sotto e dai, speriamo di tornare alla normalità e ritornare a bomba nei prossimi video, sicuramente, perché la mia sfida, pam pam pam, ci doveva un blackout generale per fermarmi, no cavolo, avanti tutta, ci vediamo al prossimo video, al tuo successo.